Salve fandoni e ben ritrovati su Expedition 33. La scorsa volta abbiamo finalmente scoperto i segreti di questo mondo che mi hanno lasciato a bocca aperta. Sinceramente è una cosa che, ripeto, poteva essere immaginabile. Io sinceramente non stavo andando a parare in quella direzione. Il motivo è molto semplice: non mi aspettavo di essere in una tela per il semplice fatto che il mondo stesso, essendo comunque un fantasy, mi aspettavo fosse questo, ok? Quindi per me Eschi, così come Monoko, così come tutto ciò che accade in questo mondo, era la realtà del mondo stesso, e quindi non sono andato a pensare che potesse essere dentro la tela, anche se effettivamente comunque ha senso. E quest'oggi finalmente iniziamo le missioni dei Companion. Abbiamo la missione di Lune che sostanzialmente ci ha chiesto di andare a individuare il luogo in cui l'ultima volta Verso ha visto i genitori di lei, e invece abbiamo la missione di Mael che ci chiede di raggiungere Alicia. Non so quale fare per prima, ma per ordine di importanza, perché ovviamente quella di Mael è comunque una missione che va, diciamo, a scavare nelle redini del mondo come lo abbiamo conosciuto e quindi della lore effettiva. Sono curioso invece della backstory di Lune. Penso che avremo un approfondimento maggiore, quindi preferirei andare prima a Sirene. Perciò ci conviene praticamente uscire da qui, vai a dormire, e raggiungere quindi la montagna di Sirene, l'ultima isola che abbiamo affrontato prima di raggiungere effettivamente il monolito. Eccoci qui. Allora, apri la mappa, vediamo un po'. Noi siamo a Rive Oscure. Ok, perché giustamente era l'ultima cosa che abbiamo fatto, cioè abbiamo preso tutto il croma dai cadaveri delle vecchie spedizioni. Allora, noi adesso possiamo volare, quindi intanto potremmo andare anche qui. Così come c'era un altro luogo bloccato, no? Questo qui. Ce ne sono tanti volanti, quindi abbiamo tante cose da fare. Qui vedo cose nuove. Ah no, stazione di Monoko. Qui c'è qualcosa. Dovremmo fare un giro un po' ovunque, quindi piano piano, quando inizieremo a fare effettivamente un po' di clean up in giro, sostanzialmente prima faremo le missioni dei Companion, raggiungiamo il massimo livello con tutti possibilmente, poi facciamo la missione finale, quindi sconfiggere Renoir, e poi dopo facciamo il clean up di tutto il resto, con anche il DLC del Thank You Update. Quindi sostanzialmente quello che faremo... Oddio, ah ok, mi ha anche segnato le missioni secondarie, perfetto. Quello che faremo adesso è fare le missioni di per sé, poi dopo il finale creerò una checklist, comunque penso che online ci siano, e iniziamo piano piano a visitare tutte le cose, anche quelle che abbiamo già visto, per assicurarci di aver fatto tutto. Questo sarà il modus operandi, però lo vediamo dopo. Ora ci conviene andare sostanzialmente qui. Quindi devo fare un bel viaggio. E allora, sali su Eschie, decollo, vola in alto. Oddio, ok. E adesso la mappa è praticamente al nostro servizio. C'è anche quella oh! Ok. Approfondiremo. Per ora muoviamoci il più velocemente possibile. Bellissimo. Vedo anche dei mostri volanti e cose del genere. Allora, intanto noi dobbiamo sbloccare il potenziamento che ci permette di superare i 9999 danni, in modo da poterlo equipaggiare su tutti, perché è chiaro che ci servirà. Per ora, finché siamo nelle missioni dei Companion e anche il finale, probabilmente non ottimizzeremo troppo la build, ma cerchiamo di capire in che direzione vogliamo mandare ogni Companion, in modo da sostanzialmente poi dopo il finale del gioco avere una build ottimizzata e iniziare a fare un po' tutto ciò che ci manca, che presumibilmente è anche più difficile del gioco base, perché serviranno livelli più alti e quindi avere un'ottimizzazione maggiore è sicuramente meglio. Credo che sia quello il luogo che cerchiamo. Sì. C'è un commerciante. Pero, vi interessa un ottimo affare? Certo, vediamo. Ah, Perciel! Oh! Ma sì, assolutamente. Io adoro questo vestito di Sirene.
E ci sta benissimo. Cavolo, Ciel è perfetta, così non cambierà. Lun vedremo, può darsi anche che troveremo altro, però è perfetta perché si abbina anche col cappello baguette che le ho lasciato per tutto il gioco. Verso mi piace un sacco così com'è. Maiella effettivamente, allora immagino che questa sia una capigliatura, sì. I capelli bianchi li vorrei lasciare per ora. E questi sono ovviamente i vestiti che avevamo già. Anche così non è male. Per adesso la lascerei però come vera Maielle, almeno fin quando non troviamo qualcos'altro magari. Monaco ricordo che avessimo cose che non mi piacevano, esatto, quindi lasciamo perdere. E Verso anche, penso che con questi capelli stia molto bene. Anche questi sono fighissimi, però con questo sta proprio perfetto. E il completo di Renoir, cioè tanta roba. Quindi per adesso questi sono i nostri valori estetici. Allora, come faccio a terra? Pericolo. Area molto alta, mi sa. Vedremo. Vediamo un attimo. Può darsi anche che dovremmo andare a farci un giro prima. Noi attualmente siamo livello 45 con tutti, più o meno. The 46 are nearby. Here? Yeah, but getting to them might be tricky. When is it not? Ok. Il cancello non si muove. Secondo verso, oltre questa porta c'è il sentiero della spedizione 46, la spedizione dei genitori di Lun. Guardati intorno, non c'è nulla che può aiutarti ad aprire la porta. Lun esamina la porta. Forse dovrebbe provarci lei. Siamo a Sirène, balletto classico. Con grazia ed eleganza, Lun mette in scena una semplice variazione di una danza classica. Il cancello non si... Ah no! Lun è in imbarazzo. No, ma volevo vederlo il balletto, vabbè. Proviamo suonando. La porta reagisce alla musica. Con un sorriso triste Lun si lascia completamente andare alla melodia. La valle danza al suono delle corde. Ecco. L'ultima nota tormentosa svanisce nel silenzio. Sempre stupendo. Are they? My parents? No, No. ovviamente. It's Amelie and Christoph. They used to come by our house for dinner. I'm sorry. They were good people. Their journal must be around here. Edizione 46. Oh. Madonna. Ha colpito anche di più perché ho un attimo messo pausa, come al solito le mie cose me le avevo impostate male, ma porca miseria. Glissando cromatico. Io questo già lo odiavo, me lo ricordo. Careful, my elbow. Ok. Let us stay. Devo abbassare il volume, è fortissimo. Ok, allora, calmi. Andiamo come al solito sulle nostre cose. Io farei prima un invoca uragani. Allora, maielle mi pare che le ho messo. La mira dei personaggi è più incerta. Perché ci dà danni alla mira? Perché c'è qualcosa che possiamo colpire. Non so se lo sto prendendo. Mi sa di no. Si indebolisce. Ok. È inerme. Non possiamo fare nulla. Allora, andiamo di fendente di furia.
Ho sbagliato. Madonna. Il timing l'ho sbagliato completamente. L'un si rianima, giusto? Ok, l'ha cambiato rispetto a prima, ma è perché l'ho indebolita. Mi sono praticamente... Ah, ok. Ottimo. Ma mi sono complicato la vita perché non sono riuscito a doggiare nessuno, cioè a periare nessuno di questi, visto che non lo conoscevo più questo moveset. Va bene. Troppo presto. Ok. Ci sta. È cresciuta di nuovo. Allora. Ok. Godo. Raggiunge il cadavere di un esploratore. E non mi conviene indebolire la coda perché mi è più facile parare questo. Va bene. Ma si è mangiato verso? Non ho capito. Mangiato verso. Ok. Proviamo questa qui della maschera dell'agilità. Forse comunque... No, danni molto bassi. Ok. Vabbè. Come non detto. Con i primi però facciamo molto danno, sono anche la nostra frontline, diciamo, per ora. Riproviamo, secondo me è fattibilissimo. Anche se ci diceva, ci scoraggiava l'entrata, secondo me ce la facciamo tranquillamente. Ok. Appena fatto un casino, ma va bene così. Ah, perché adesso abbiamo verso di qua. No, mi serve Ciel qui. Mi si è reimpostato come prima. No, non me ne ero reso conto prima, effettivamente. Allora. Che Ciel cura. Cioè, li fa durare tanto. Consuma fino a 10 istanze di bruciatura per danni aumentati. No, facciamo scintilla. Verso SUA per ora. Vabbè, facciamo blitz così attacchiamo 2 volte. E poi in realtà potrei fare pure un attacco normale. Ok, siamo passati a B. Ah, ok, mi sa che qui non capisco se quello è perriabile oppure no. Ok. Ottimo. Facciamo uno schianto crostale per vedere un attimo la situazione. Mi aspettavo fosse resistente. Ok. No, ho mangiato verso. Meno male perché almeno l'un si rianima, però. Ok.
Qualcosa con il marchio dovremmo farlo però, Ok. Voglio provare questa combustione. Mi sa che non l'ho impostato il potere dipinto, non gliel'ho messo a Mael. Allora, meglio farci uccidere un attimo. Equipaggiamolo e capiamo un attimo cosa fare. Perché ci serve CL qui. Già il fatto che con una combo ci può uccidere, almeno dobbiamo avere le cure. No. Allora, vediamo un po'. Mael. No, potere dipinto ce l'ha. Ok, allora, tutto a posto. Salute, salute. C'ha un fottio di salute così. Potremmo mettere altro magari. Attacco aumentato costa 5. Potremmo mettere... quando colpisce una vulnerabilità di un nemico. Immune all'ammaliamento. Non ci... Il marchio richiede un colpo in più per essere rimosso. Potremmo mettere marchio, super marchi praticamente, rimettere per sé anche. Potrebbero essere danni molto maggiori stavolta. Non è male. Ci dà velocità però. Dolore energizzante. Segue una prada più uno quando subisce un colpo. No. Allora, questo qui lo mettiamo. Marchio costante. Involucro prolungato lo togliamo un attimo. Lo dobbiamo dare a qualcuno per sbloccarlo però. Facciamo doppio marchio, che dà 236 di velocità, perché costa 20 di lumina, quindi ci sta. Qua dobbiamo mettere quelli più costosi secondo me. E potere dipinto tra l'altro costa pochissimo, quindi ottima cosa. Qui abbiamo parata energizzante, mira aumentata. Mira aumentata potremmo anche toglierlo, però vabbè. Abbiamo doppia bruciatura, a questo punto la toglierei. Cannone di vetro. Per ogni danno inflitto prova a consumare un PA. No, questo no. L'attacco combo comunque lo metterei. Attacco aumentato, così anche gli attacchi base ci servono un po' di più. 100% di critico quando combatte in solitaria. Nel caso dovesse rimanere solo lei, ci sta. E a questo punto, allora, regole infrante lo lascerei a prescindere nel deck per avere il rimuovi scudi sostanzialmente. Degagement e scintilla sono comunque ottimi perché ti fanno fare chip damage e comunque ci serve il fuoco. È meglio se ce l'ha stesso lei per passare in virtuosa. Toglierei combustione, che non mi è sembrato molto bello per ora. Ah, omaggio a Gustavo è un'abilità normale. Io pensavo fosse prismatica lì, come sfumata. Tipo fulmini elevati a un solo bersaglio. 8 colpi, danni aumentati ai bersagli con il marchio. Non rimuove il marchio. Cavolo. Sapete che forse è meglio di Fioretto Furioso? La metterei qui per ora, anche perché non lo usiamo spessissimo. È vero che ti fa rimanere in... ma anche qui ti ridà la virtuosa. Perfetto, anzi te la dà e basta. Potremmo togliere Falcata Celere, che di per sé non serve quasi a nulla a livello di danni. Danni aumentati per ogni colpo ricevuto fin dal turno precedente. Media tutti i nemici. Usa l'elemento dell'arma. Applica inerme per un turno. Facciamo così. La celere la togliamo. Però aspetta, costa 8 quello lì. No, ok. Costa 8, meglio gestirla meglio. Per adesso lasciamo così. Poi dobbiamo togliere verso da qui. Lo mettiamo con Monoko. E mettiamo Ciel. Quindi le 3 originali della spedizione e i 2 outsiders. Per ora. E...
Qui abbiamo le solite cose che in realtà mi stanno anche bene. Schianto crostale è ottimo. In questo momento però non ci serve. Lo potremmo togliere, magari mettiamo danza di fulmini. Molto elevati a un solo bersaglio. 6 colpi. Facciamo così, dai. Per ora. Ciel invece. Oscurità ridotti a tutti i nemici. Infligge danni di tipo oscurità elevati a tutti i nemici, 3 colpi. Questo serve. Infligge il doppio di danni per un turno. Pure questo è interessante. Allora facciamo così. Ci teniamo 2 abilità di support. Quindi la cura e la furia della dea benedetta. E poi mettiamo ondata oscura qui al posto di questo. Un'istanza di presagio per infliggere il 200% in più di danni. Avendo il critico basso, non avendo la buildata per quello, credo che ondata oscura sia un attimo più tranquillo, perché fa danni elevati a tutti i nemici e sono 3 colpi. Secondo me ci sta. Ok. Per ora proviamo così. Cura efficacia, cura accelerante. Alleato applica anche adrenalina per un turno. 25% di solito quando segue un contrattacco. Ok, ma abbiamo qualcosa che dà vita però magari con qualcosa di più interessante. Dolore energizzante. No, ci servono i PA. La sua durata aumenta. Potremmo mettere questo così sopravvive un po' di più. Accelerante. Togliamo questo. Ok, per adesso proviamo così. Anche se lei non mi pare nemmeno abbia involucro. Vediamo un attimo. Allora, posso dire una cosa. Mi passa la voglia di fare le build perché lo trovo un po' scomodo tutto il sistema. Però, vabbè. Involucro, dov'era? E perché tra l'altro non c'è musica in questo momento? Non sto capendo. Impeccabile cos'era? Finché rubisce un colpo. Un attacco a un bersaglio con marchio. Che potrebbe essere in realtà interessante. Marchio proficuo. Una volta per turno. Prima offensiva. Morte protettiva. Facciamo così. Questo è per gli alleati però. Non ricordo se avevamo qualcosa per dare effettivamente. Questo lo possiamo mettere per ora. Per dare involucro, ma vabbè, mi interessava più che altro le stat in quel momento del picto, quindi va bene così. E proviamo di nuovo. In realtà i danni li facevamo già, l'importante è non morire perché poi si cura ovviamente. Però, voglio dire, boss fight sicuramente figa. Allora, partire subito con presagio mirato. Classico. Non so se si può parare quello, sinceramente. Allora, andiamo di scintilla iniziale. Bam bam. Ottimo. Loon potrebbe fare subito. Allora, ci serve ghiaccio e lo crea quello. E fuoco. Ok, allora se facciamo immolazione e lancia di gelo sostanzialmente abbiamo tutto quello che ci serve. Però nell'ordine giusto, perché sennò lancia di gelo fa la cosa di ghiaccio e lo utilizza immolazione. Facciamo immolazione per ora. Anche perché applicheremo la cosa che lo rende vulnerabile con Mael. Legame ardente intanto. È vulnerabile a oscurità, Ok. Allora, qui adesso facciamo. Potremmo anche passare a per sé un attimo.
Mi ricordo se le ho messo le cose dei marchi a lei però, eh. Facciamo dei engagement intanto che gli facciamo chip damage. È successo un patatrack. Dimmi che tocca a me. No, si mangia qualcuno. Aiel. Ok. Unlucky. Vulnerabile al ghiaccio. So be it. E allora facciamo ondata oscura. Death is a friend. Quello con potere dipinto qui Ciel avrebbe fatto faville. Allora adesso abbiamo danza di fulmini, vediamo com'è. Quanto? Scusami, Lun? E c'era potere. Non abbiamo potere dipinto sull'Un, eh. Erano tutti cappati, ma sicuramente andavano oltre. Porca miseria, adesso il gioco si è aperto davvero. Allora. Andiamo di presagio mirato. Siamo in crepuscolo, quindi ottimo. Ok. Not today. Vabbè, ci facciamo curare. Allora, adesso facciamo elettrizzazione. Curiamo. Take your shots. Ottimo. Ok. Allora, ora che abbiamo tutto questo, possiamo niente, ci conviene fare immolazione per ora e poi andare di nuovo su danza di fulmini, che è pazzesco. Allora, presagio. Dodges, yeah. Take your shot. Ok. Now's our chance. A questo punto facciamo lancia di gelo, che tra l'altro farà molti danni, ok. Let's gamble. Con Ciel, legame ardente. Take your shot. Ok. Not today. Ottimo. Solo con Maiel l'ho dovuto far morire, madonna. Danza di fulmini. Mamma mia. Ok. Allora non siamo in crepuscolo, perciò ondata oscura di nuovo. Mamma mia. Mamma mia, perfetto. Testata. Diamo un'occhiata ai cromatici. Non ricordo con chi avevamo sbloccato l'altro cromatico. Mi pare Monoko. Ah, qui abbiamo elevati. No. No. Nulla di tutto questo ci serve. Allora, vorrei fare invoca uragani la prossima. Quindi facciamo immolazione e lancia di gelo.
modo da avere scaglia 2 tuoni. E qui abbiamo crepuscolo, facciamo presagio. Ok. Ottimo. Siamo quasi a metà vita. Con Mael saremmo arrivati molto più velocemente a questo livello, però. Ok. Qui abbiamo 10, siamo in crepuscolo. Facciamo legame ardente. Ok. I'm waiting. Questo è diverso. Mi ha appena cambiato il moveset. Non si è curato però stavolta, si cura solo la prima volta. Ok. Tra l'altro io credo che sia comodo avere tutti gli elementi in party. Cioè magari è più ottimizzato avere un elemento solo per massimizzare i danni, in un certo senso magari se ci sono sinergie. Però se tu per esempio c'hai, che ne so, Lun che di base con l'arma fa un tipo di danno, ti tieni tutto fulmine, Mael fuoco, Ciel oscurità però c'ha anche l'arma luce, insomma se crei queste situazioni non avrai mai svantaggio dal punto di vista generale, perché usi le abilità per gestirti il fight e poi utilizzi quella persona che gli fa danni aumentati con quella cosa. Oppure vai di fisico, che però anche il fisico di solito viene parato. Oppure potresti tipo far girare tutto intorno a Mael, fai tutto fuoco e lei dà vulnerabilità con l'abilità. Ha cambiato il moveset, mannaggia a lui. Ok. No, voglio prima fare delle modifiche. Questo è un episodio learning, oltre che missione. Allora, bellissima quest'arma di Ciel. Però le abilità solari applicano sempre 10 istanze, ma tutti i danni subiti sono raddoppiati. L'attacco base conferisce una carica lunare e consuma tutti i pesaggi per applicare bruciatura. Le diamo potere dipinto per adesso. Scambia. Perché sì. In questo momento ondata oscura potremmo sostituirlo per il semplice fatto che è un solo nemico, e quindi magari avere quello che avevamo prima. Qual era? Questo, destino segnato. Ha un solo, usa l'elemento dell'arma, quindi oscurità in questo caso. Una istanza di presagio per infliggere il 200% di danni in più. Voglio dire, le lasciamo comunque il ruolo support per le evenienze. Mael ora però non ha vita, quindi facciamo un attimo ciò che ci serve. Filtro, vediamo un po'. Salute. Salute, abbiamo anti-ammaliamento. Contrattacco aumentato 2. Beh. Mi sa di giusto. Allora, vediamo un attimo se c'ha marchio costante, mira aumentata. Ma ce l'ha invece marchio... marchio proficuo. Quello che applica marchio con la mira libera. Marchio costante o attacco un bersaglio con marchio. Però ce n'era anche uno con mira libera, o sbaglio? Oh, così già meglio. Allora, colpi marchianti, eccolo qui. Dobbiamo togliere qualcosa. Attacco combo, attacco aumentato, colpi brucianti, cannone di vetro, doppio marchio, energia mortale, Involucro di emergenza, parata energizzante, mira aumentata, contrattacco aumentato, bruciatura critica.
Attacco combo. Qualcosa dobbiamo togliere oppure dovremmo poter... Resistenza finale magari lo togliamo. E mettiamo... dov'è? Colpi marchianti. Ok. L'arma è fuoco. Ne abbiamo mica un'altra di fuoco. Abbiamo quella, però non è potenziata. Abbiamo questa. All'inizio... No, questa su di sé no. Lasciamo perdere. 2 stanze di bruciatura. Ok. Probabilmente ne dà 4 perché il colpo è doppio, quindi è da vedere. L'un in realtà mi sta bene così. In questo momento potremmo decidere di cambiare elemento magari. Prendiamo un fisico. Danni a un bersaglio casuale. Danni di... No. Se no il ghiaccio pure non era male contro di lui. Però non abbiamo armi ghiaccio molto potenti. Cioè abbiamo questa al 7. Però vabbè, lasciamo tutto com'è per adesso. Maielle è a rischio morte tantissimo. Però vabbè. Proviamo di nuovo. Stiamo esplorando le nostre possibilità ormai. Ok. Allora, scintilla. Niente, non si può parare. Facciamo immolazione. Siamo a 10 perché ovviamente abbiamo l'altro. Perfetto, vediamo quanto facciamo. Mi aspettavo molto di più. Probabilmente faceva più con l'alta abilità senza cap che non con questa. Non capisco perché questa è così bassa. Ok che è una di quelle iniziali, però vabbè. Degagement. Va comunque bene, va comunque bene. Allora, elettrizzazione. Qui siamo a 6 cariche. Siamo in crepuscolo. Legame ardente. Ok. Scintilla di nuovo. Dobbiamo farlo. Sì, scintilla di nuovo e poi passiamo nella posa giusta. Ok. Ottimo. Danni ci sono. Stavolta facciamo falcata celere. Qui siamo a lancia di gelo adesso. E qui siamo a 20 di presagio. E infliggere 200 per... proviamo. Meglio. Però vedi, non lo consuma per forza, è quello il fatto. Morta Maielle. Ecco qui. Adesso io volevo provare... Vabbè, ma non c'aveva il... l'anti-cap, quindi... Vabbè, proverei di nuovo a distruggere la coda. Proviamo, vediamo un po' com'è. È inerme.
Abbiamo una carica, destino segnato lo possiamo rifare, rifacciamolo perché tanto non usa nemmeno tutte le cariche. Arrivati a 14. I'm ready. Fa meno danno, però mi è più difficile pararla, non capisco. Non riesco. Non la riesco a parare, ma perché? Però dobbiamo capirlo, perché c'è un qualcosa sicuramente. Your turn to shine. Non capisco. Allora, cura del Pelerin. Allora, siamo in D. Colpo rapido. Facciamo prima Blitz. Colpo rapido. Just try it. Ok. È resistente alla luce, però vabbè. My cup is full. Allora, proviamo a rompere di nuovo sta coda. Solo per i danni, però dobbiamo capire. Ovviamente non posso fare più nulla. Your turn to dance. Un po' di più devo aspettare. Però fa molti meno danni, quindi ci sta. Not impressed. Andiamo con gli altri. Non facciamo danni con i loro elementi, con la loro build attualmente. Che sta facendo? Ah, l'ha fatta ricrescere, ok. Vai, colpiscilo. E ricominciamo con loro tre. Stavolta però rompendo la coda, così almeno Maiel non crepa. Si presuppone. Yes. Potevamo modificare però l'abilità effettivamente. Ok. Ovviamente non possiamo fare nulla, ma abbiamo il doppio marchio che comunque ha dato frutti. Romance flowing. Here. Welcome back. Non riesco. Ok. Feel the burn. Or never. Curiamo. Che comunque fa un fottio di danni adesso, eh. Feel better. Ho capito, però. I'm ready.
No, dobbiamo cambiare approccio. Se no non ce la faremo mai così. È tosto. No. Allora, cambiamo l'abilità di Lun. Cioè di Ciel. Rimettiamo ondata oscura. Applica 5 stanze. No. Ah, ok, questo. Suma tutto il presagio per danni aumentati. Quindi è ottimo. Furia della dea bendata. Lo lasciamo. Potere dipinto però mi servirebbe anche su Maiel. Vabbè, lasciamo così. Qui non posso fare qualcosa per della vita in più decente, no? 800 salute mi sa che è il massimo. Se no dovrei fare salute e difesa. Tipo uno di questi qui. Sì, scambia. E proviamo così. Vorrei potere dipinto anche su Maiel per il fuoco, perché comunque fa tanto di per sé, no? Cioè se facciamo tante bruciature. Però vediamo. Che odio sta cosa. Ok. Abbiamo 10 di presagio. Non ho ancora rotto la coda però. Si riesce però perché ci ha messo la cosa. No, ma meglio non romperla in realtà, lo trovo più facile questo. È vero che lo sbaglio ti punisce di più, però non so perché, ma mi risulta molto più semplice. Il problema è l'altra fase, quando poi inizi a fare l'altra abilità della coda. Vabbè, vedremo. Ormai è finito tutto e sono passato qui. Non mi pare che avessi fatto nulla. Che mi ha dato tutto il presagio, non ho capito. Vabbè. Omaggio a Gustav. Questo senza il cap. Questo senza il cap, mamma mia. Mi è morta Maiel. Me lo merito perché con Ciel non ho curato. Ondata oscura. Massimizzazione. Consuma 20 stanze di presagio e non ho finito di leggere. Però che danni.
Ci sta. Allora, qui abbiamo già uno di luce, quindi facciamo lanciagelo. E possiamo rifare... Ah no, allora no, perché ti mantiene quello, vabbè. Presagio mirato, bam. Dovrei curare l'un. Lune, attention. Ok. Not looking good. L'un si deve curare. Cura tutti gli alleati ma non dice quanto. Vabbè, no, meglio a sto punto una pozza. Qui abbiamo 10 stanze. Ondata oscura. Death. It's a friend. Comunque sono tanti danni. Ok. Serve solo immolazione. Let's gamble. Ah no, perché ti usa... Ok, no, vedi, devo fare l'ordine giusto, altrimenti è un problema. Andiamo di presagio, così ci dà ben 20. Bam. Bam. I'm ready. Ok. Now's our chance. Ora lancia di gelo. Ice. Ok. Death. Ondata oscura. Careful now. Questo è diverso. It's alright. Si ricura, prima mi sa che si è buggato. Di nuovi... Madonna, mi ha mangiato l'un, giusto? Vai. Oh well. Stuff. Didn't really need it. Che palle sta seconda fase, madonna. Perché ti rompe la dinamicità che... Cioè, ti crea dinamicità che prima non c'era, madonna. Riproviamo un'altra volta, però, cavolo, sta parte qui è tosta. Cioè, perché noi abbiamo poche abilità che attualmente fanno tanto danno, e quindi ottimo. Però... Come dire... Allora. Scintilla. Ok. Immolazione. Se metto doppio a lei comunque non fa niente. Cioè, purtroppo con il cap non è che serva a molto. Facciamo carta marchiante. Lo so che non possiamo avere più presagio, però almeno abbiamo il marchio. Ok. A questo punto allora potremmo fare diverse cose in realtà. Ci conviene passare in virtuosa. Ok. Overflowing energy. Lancia di gelo.
Qui adesso facciamo ondata oscura. Qui siamo in virtuosa. Dobbiamo fare omaggio a Gustav. Ci darà marchio? Godo. Ottimo. Ready to pounce. Ok. Bills. Posso rifarlo. Why not? Ah, non sono in virtuosa però. Sono 38. Però mi rimette virtuosa. E il marchio rimane perché colpisce anche Mael. Porca miseria. Presagio, così applichiamo subito 20. Bam. Ok. Siamo in virtuosa. No, se mettessi marchio di nuovo. No, peccato. Potremmo fare comunque per sé. Ma a questo punto facciamo degagement. Eccola qua. E si mangia Mael. Che palle sta mossa, madonna. Secondo me arrivata a questo punto conviene distruggere la coda. Credo che quella sia più facile da fare, no? Quando... No, rianimante no. Curativa. Ondata. Ok, non me l'ha killata. Ok. Ma possiamo o rianimare con tintura curativa, oppure in realtà abbiamo anche l'abilità, quindi facciamo così. Phoenix. Abbiamo quasi raggiunto lo stun però, lo strappamento. I'm ready. Ok, va imparato, cioè non è che muove chissà che cosa, però viene curare un attimo, anche se poco. Ok. Overflowing with energy. Feel the burn. Ready to evade. Non so se la voglio distruggere o no la coda, sinceramente. Ready to evade. Dovevo. Chi mangia? Non lo so se è voluta sta cosa. Vabbè. That's more like it. Probabilmente dando a Monoko un'arma oscurità sarebbe molto meglio qui, attenzione, però. Vabbè.
Siamo quasi allo strappo. Let's go. That's more like it. Madonna mia. Voglio riprovare. Questi episodi inizieranno ad essere molto noiosi se sono tutti così, però che devo fare? Here's your cup. Però conviene rompere la coda, perché se imparo quel moveset lì della coda rotta è un'ottima cosa, fa meno danni e in più utilizza alcune delle abilità non per attaccare ma per rianimare la coda, quindi in realtà è buono. Quindi cerchiamo di farlo e basta, impariamoci il moveset e finisce lì. My I won't waste. Impariamoci il moveset, cheat. Però è buono, vedi, perché fa questa cosa qui invece che un'abilità. Posso far rinascere qualcuno con questo, ci conviene. Ciel. Brilliant light. Anche se Maiel pure fa i suoi danni, però I'm back. dimmi che non mangia. Ecco. Ready to evade. Preferisco farle uccidere un attimo perché ci serve pure Maiel. Madonna, ma Maiel quanta vita c'ha? Perché muore così presto rispetto agli altri? Non capisco. Ah, c'ha 1700, che vuole fa? È ovvio. Vabbè. Finesse and grace. Roma is flowing. Ok. Careful now. Feel better. Blades sharp. Ma perché è così più difficile da parare quando è indebolita? Cioè non ha alcun senso. Però torna in vita Lun, calmi. Ma siamo all'inizio del fight. Let's finish this. Cioè. Ma tanto mo rianimo Ciel e lui si mangia Maiel. Ho capito, no, ma non... Che palle. Ci serve più vita su Maiel, per forza. Facciamoci uccidere un attimo.
Serve più vita. Dobbiamo cambiare, mi sa, tutti i Picto, ma non... Cioè, tutti quelli importanti li abbiamo sugli altri, quello è il problema. Devo togliere questi. Marchio costante ci può pure stare, in realtà. Doppio marchio lo togliamo. Mettiamo salute. Involucro prolungato c'ha salute e difesa. 2500. Marchio costante in realtà è buono. Involucro maggiore anche va bene. Però questo è troppo. Anche se... no, ma le parate sono importanti per avere... Cura efficace, salute e difesa. Doppia tutte le cure ricevute. Ora gli alleati ottengono involucro. Salute e tasso di critico. Questo? 751 di salute, vai. Marchio costante glielo possiamo dare anche qui in realtà. Cioè, perché gli abbiamo messo anche i cannoni di vetro, ne sono consapevole, però... Facciamo... Mira aumentata lo togliamo. Attacco combo lo togliamo. Mettiamo... Qual era quello che costava 10? Mi sono dimenticato. Marchio costante. Così lo manteniamo. E niente, mi sa che ci siamo. L'importante è che sopravviva più che altro. Ovviamente senza il cap farebbe anche più danni di CL in realtà. Possiamo fare così. Tiriamo Maiel su fuoco. Applica una bruciatura. Applica 2 istanze di bruciatura. L'altro cosa faceva? No, non questo qui. Ce n'era un altro, sbaglio. Questa. Sono un PA in meno. Oddio, questo però non è male. Spero che è più basso, però. Facciamo così. E... Involucro maggiore lo scambiamo con potere dipinto di... Ok. E con il fuoco dovremmo farlo veramente distrutto, cioè... Here's your card. Careful. Careful, Maya. Ok. Overflowing with energy. Cerchiamo di abituarci a quel moveset di merda. Facciamo un'ondata oscura che comunque K però fa danni. Voglio dire. Qui facciamo scintilla. E iniziamo. Brace yourselves. Okay. No, troppo presto. Posso tirar su però CL, eh. I'm back.
Ok. E è già finito il fuoco però. Let's go. Crepuscolo. Accecati. Now's our chance. Ok. Messo 16 milioni di cose, però ottimo perché facciamo tintura curativa. E va bene. C'ero quasi. Devo capire bene i timing però. Let's go. Troppo presto. Me la mangia? No? Perfetto. Ma me la mangio adesso. Danger. Ho capito, ma gioca quante volte vuole lui. Ma porca puttana, ma c'erano 2 turni. Boh. Ice. Che te devo dire? On me. Ma mi sa che comunque ho tolto qualcosa a maiale che faceva doppia bruciatura. Ma non ricordo se era un picto o l'arma. Feel the burn. Let's push forward. Ok, ma che ho combinato con le abilità? Non sto capendo. Ok, dopo posso farlo. Proviamo a scintillare per ora. Ok. Let's push forward. Lightning dance. Siamo quasi allo stun. On me. Ma la cosa della coda la fa al di fuori del combattimento, quindi non è che serva più di tanto. Vabbè, lo facciamo comunque perché mo c'ha l'altra mossa, vediamo. Ho capito, però. Madonna. Porca puttana quanto mi dà fastidio sta cosa. Let's push forward. Ok. Qui abbiamo 3 di quelli. Potremmo far rinascere se Ciel non fosse completamente scomparsa. Vai di immolazione. Careful.
Ottimo. Careful, my Testata. Basta che non tira fuori un'altra abilità poi tra poco. Potrebbe tranquillamente farlo. Blades sharp. Volevo fare danni col marchio, ma... Ah! Solo perché gli ho ridistrutto la coda gli ho fatto 236.000. Ma le altre volte non stava succedendo. Direi proprio di no. brace yourselves. Ok. E allora adesso capisco. Va bene. Careful, my elbow. Stata. È diversa. Ok. Meno male che l'audio mi ha aiutato. Time to hit big. Vorrei fare omaggio a Gustavo un attimo. Non mi ha dato però il... E allora io gli rompo la coda. Marchio. 230... Ma le altre volte mica faceva tutto sto danno. Ma non sto capendo, ma non me ne sono mai reso conto. Let's push forward. Sono impazzito. Per il bouquet finale. Careful, my elbow. Ma chi vedeva nulla, scusami. Ma... The expedition's not over. Ho capito, ma c'era letteralmente il cadavere sopra, scusami. With energy. Fa niente, però, porca miseria. Ah, e anche Ciel posso tirar su adesso. Brilliant light. You don't get to die yet. Ok. Voglio capire, però. Start. Allora, lei ha la bellissima fiamma della Fenice. Vai. Bam. Fuoco a tutti. Tutti su. E via. Porca miseria. Andiamo di falcata celere su di te, bastarda. Elevati a tutti i nemici. Allora ci serve un bel presagio su qualcuno. Ok, tu sei morta intanto e va bene. Danger. Ready to carry. Non ho capito niente. Ma ci abbiamo i nostri, tranquilli. Se facessero attaccare anche me ogni tanto. Unoka, get ready. Ah, era quello, ok, adesso me la ricordo. Calmi, tutto ok. Fagli male a sta... Sono in volo. That's more like it. Ok. Finito? Coralim, Danzaro. Saliti di livello. Però mi fa salire solo quelli che rimangono vivi. Capito qual è il problema? Cioè, mi sono fatto tutto il fight con gli altri. Hanno piato tutte l'XP loro due. Vabbè. Porca miseria. Cioè, è quanto al boss finale come danni. Però ovviamente adesso molto di più. Facciamo. Ah no, è per... Oh, è nuova arma per Loon.
100% di probabilità di colpo critico quando ci sono 4 macchie attive simultaneamente. Danni aumentati del 20% per ogni turno consecutivo in cui non subisci danni. I colpi critici applicano bruciatura. E scala con difesa. Mi sa tanto che andremo su fuoco con Lun. Torneremo alla Lun di fuoco. E le daremo potere dipinto. Porca miseria. Le armi fino al livello 32. Colore di lumina. E c'è il diario. Danzaro è per Monoko. Verte l'ordine della ruota bestiale. Usare un'abilità migliorata conferisce un PA a tutti gli altri alleati. Le maschere dell'onnipotenza conferisce 2 PA a tutti. Madonna. Eccoli. I genitori. Expedition 46, Annalie. Brigitte finally succumbed to her infection. She fought off that blasted Nevron for 4 days and 4 nights, saving the rest of us, but it gashed her badly. Toward the end, she seemed almost peaceful. She said not to worry. Her daughter Lune will finish their work. You okay? Let's head back to camp. Assolutamente, ce lo facciamo nello stesso episodio, assolutamente. Devo andare almeno alla bandiera, immagino, no? Cavolo, che boss fight. Allora, in realtà non era difficile a livello di danni, a parte che il fatto della coda mi sa che veramente lo faceva dall'inizio e non me ne sono reso conto. Però, lasciando stare quello, la difficoltà e il fatto che gli dicesse pericolo è semplicemente per tutto ciò che ruota intorno alla boss fight. Abbiamo 18 ritocchi. Io ho sempre paura quando hai cose limitate, perché per ora non farei nulla, perché non so come buildarli, capito qual è il fatto? Le abilità io sono abbastanza fiducioso che comunque le potremmo sbloccare tutte piano piano, quindi cioè, non penso che i costi siano così proibitivi che arrivando a livello massimo non le sbloccheremo tutte, secondo me, però vedremo. Sfide cos'è? Ah... Ok, questo lo useremo eventualmente per il boss finale perché so che è sbilanciato, cioè potremmo arrivarci molto più potenti del normale e distruggerlo. Però, vabbè, torna sul continente. Verso nota che Lun ha molti pensieri per la testa. Le chiede di parlarne lontano dagli altri. Everything we did was about the Patris. It was a constant hum in the background. This worry, this responsibility, just always there. Always. 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 There was no relief. Never. Even when I sleep, it's still there. Like a breath I can never release. That's a lot of pressure. Even her last words were still, finish our work. It also shows how much faith she had in you. That's one way to look at it. And the other way? My only value to them. Not as a daughter, but as a backup plan. For their legacy. You really believe that? They always said at the end of the game, there are no points for effort. Only results. If you hate it so much, why continue their work at all? I don't know. Maybe because I still hear their voices in my head. And running away won't silence them. They're dead. The voices aren't theirs. They're yours. Even if they were alive, the voices in your head, the voices you listen to, have to be your own. Is that how it works for you? Getting there. Sometimes it's hard to tell. Yeah.
Ti capiscono. Mi piace il loro rapporto. Distinto sì. Lun bacia verso sulla guancia. Colto alla sprovvista, Verso le sorride, una domanda negli occhi. Ridendo tornano dagli altri. Un disco musicale che può essere usato all'accampamento. Lun. Era quella che stavamo sentendo o un'altra? Era quella, era quella. Le silence et la nuit. Magie Andiamo con gli altri. I don't usually get this nervous. Yeah, I can see that. It's not that I didn't get. È sempre la stessa. Però me lo fa rifare. I'm going for a swim with Esquier. Care to join? No, vedi, è diverso. Did Esquier put you up to this? Whatever do you mean? Esquier's been nagging me incessantly about swimming lessons. He did say you're a terrible swimmer. Esquier. Well, you always seem uneasy when we travel over water. You should learn to swim. Potrei salvarmi nel caso cadessi tra i flutti. That way, you can save me if I fall into the water. You can save yourself. What happened to teamwork? What if I'm injured or unconscious? Your hypothetical situation is quite specific. I guess it is a good idea, though. It is. Go get changed and meet me at the A lake. cambiarti. Okay. Con l'errorino. Verso e Ciel si cambiano. Verso rivela che tiene dei costumi da bagno segreti nella borsa di Monoko. E anche il costume da donna, nel caso serva. Che mossa, Verso. Quelli che abbiamo For the sbloccato, tra record, l'altro. I do know how to swim. I mean, I grew up on an island. It's just I have an aversion to swimming. Oh, I can help you with that. Detestavo profondamente Monoko, ma l'ho superata. No, i funghi, dai. I had an aversion to mushrooms, but I got over it. Oh, do share your secrets then. Exposure. Avoiding just makes it worse. Esquier fed me so many mushrooms. I mean, I died the first few times, but now I'm immune. This is your idea of an inspirational story. I was also the swim captain at school. Is that supposed to be impressive? That you swam with other kids 100 years ago? I'm still a good swimmer now. It's not something you forget. Come on, let me help. It's about control. We need to help you feel in control of the situation. Give you time and space to react and not panic. All right then. Oh, wise and skillful swim captain. What first? Just sit here in the water for a little bit. Then, when you're comfortable, we'll go a bit deeper. Until we get to the trees on the island there. Raccoglie il suo coraggio ed entra in acqua. Viene colta dal panico, ma Verso l'aiuta a superare la sua paura. Inizia a sentirsi più a suo agio. Dopo un po' riesce a nuotare fino all'isola. Did it? I can't believe that worked. Thank you. And you doubted me. You are indeed an excellent swimmer and teacher. Now, let's see you swim back. What? No inspirational pep talk this time? So you admit it was inspirational? It was something. Non può credere di aver superato la sua paura. Apprezza l'amicizia di Verso. Ciel e Verso sanno di poter sempre contare l'uno sull'altra. Bam. Ok. Passano un po' di tempo insieme sull'isola a festeggiare, poi tornano dal gruppo. E c'è anche quella di Ciel. Ma quella che sentiamo è quella di Lun. Ah, ecco come si sblocca il costume di Verso e di Ciel, ok.
Perché quella di Luna non me l'ha fatta partire dopo. Vedi che è diversa. Mael, I'm getting quite tired of people telling me to. Questo è uguale, però... Vabbè, no, abbiamo comunque da fare la missione. Vediamo se... Ecco, vedi. Luna tecnicamente l'ha già fatto. È strano guardarla. Mael, vabbè, questa è la stessa cosa. Vediamo che dice, ma dovrebbe non fare. Invece sì. Ok. Verso si avvicina a Luna mentre lei sta scrivendo sul suo taccuino. what are you writing this time? War notes on Nevrons. Nope. No. Theories on axons then, or observations of flora and fauna. Secondo me è su di te, Verso. Keep guessing. Well, I saw you interview Minoko earlier, so a treatise on gestural behavior. Ooh, so close. It's about me, isn't it? The strange and shattered life of Verso Descent. That's a mouthful. Well, Oh, really? come on. You're smiling, so it must be good. Well, if you must know, I'm working on a song. Una canzone. My parents said music was frivolous, but you know what? The voices we listen to have to be our own, Brava. and I've decided to be a little selfish with my time. Ma anche perché adesso puoi fare quello Our che problems vuoi. will still be there in the morning. Ah sì. Suonami la tua Play me a canzone. song. Actually, I was thinking we could work on it together. Stay Sì, up with me tonight. Help me with my song. certo. Avevo visto... No, certo. Sure. I'd love to help you with your song. Let's go find Le a comfortable virgolette. place to compose then. Le virgolette. Camminano dei boschi insieme lontano dall'accampamento. Passano qualche ora insieme. Cosa di cui Luna aveva bisogno per sfogare un po' di frustrazione. Il massimo. Dopo aver fatto quel che dovevano, si sono messi a comporre. Ciel sorride loro mentre torna. No. Lei sa. Luna comprende meglio il mondo e se stessa. Attacco sfumato sbloccato. Strappo del cielo. Penso sia forte questa, attenzione. Come faccio a vederle? Come si vedono le cromatiche da qui? Devo andare... Qua non mi fa imparare. Vabbè, lo vedremo comunque. Non so se sul personaggio si possa effettivamente vedere. Perché abbiamo picto, abilità, lumina, l'aspetto, non c'è nient'altro. Vabbè. Maiella non possiamo. Monoko penso di sì. How you're really enjoying. Questo è uguale, va bene. Vai. It is a beautiful evening. Sì. The colors in the sky, the shining of the stars. Tonight is a night full of promise. Is it? We shall bring Noko back. Spero. I thought you wanted to wait until things calm down. Who knows how much time tomorrow will allow? No. Let us give Noko the gift of today. It's a simple journey to the sacred river. We're not far. It's close to the station. Golgra won't be happy that you're jumping the queue again. I'll deal with Golgra later. You helped me bring Noko back once before. Will you help us again? My friend. Always. Certo. Verso ha promesso a Monoko che avrebbe riportato Noko in vita. È la sua quest. Il fiume sacro non è molto lontano dalla stazione di Monoko a nord. Ok. Anwar is scary. I guess he's Beh, not questi wrong. sono uguali. Yes.
That's not a happy look. Why'd you hide Sori from me? Oh, I didn't, I was afraid the others would want to return to Lumiere if you could fly them back. That's mean. Sometimes you're really mean. But being mean is not necessarily a mean thing. Yeah, exactly. You're just like Francois. He'd hate that you said that. Oh! And Francois is just like you. What do you mean by that? Meanies who hide things but who aren't really meanies. Verso, I remember. Whoa, slow down. Remember what? Where I lost Uri. Oh, Uri. Right. qual è che era Nulli? Which one was Uri again? Uri helps me swim underwater. Ecco qua, perché c'erano effettivamente delle cose sott'acqua, ok. Right, right. Anche la sua quest, quindi. So, where's Uri? I left Uri in Francois' cave. Ah, Okay. Francois is not going to give quindi you Uri again rematch to contro fight. François. Oh, I'd rather not fight. He was so mad last time. Maybe if you serenade him. He and Claire used to sing all the Yeah. time. It made him so happy. And you have Hey. such a lovely voice. Thanks, Esk. Not sure Francois wants to hear me sing, though. Or maybe you can dance with him. You're an excellent dancer. Vabbè, Eschi, ma un po' di Francois can tutto. dance. I've never even seen him move. I guess he sort of wiggles his head sometimes. Anyway, look, maybe we can trade him something. What does he like? Flowers? Fruit? Shiny things? I know. We trade him a different rock. Why would he want another rock? Because it'll be a better rock. Better. How? We'll make it so it looks like Francois, and we can paint a miniature clown top. Bene. Ce l'abbiamo il talento artistico per riuscirci. Do we have the artistic skills for that? Worst case scenario, it doesn't work, and you fight him for it. Gee. Thanks. How about that rock over there? Che matto, Eschi. Senti lì. Che carino. Doesn't it look just like him? I almost feel like Francois is here with us. All right. I'm ready. What? You want to go now? Yes. It won't take long now that I can fly. Let's go see Francois. Ok. Lunghissimi questi episodi ultimamente, ma ci sta. Nido di Eschie. Back. Francois! Don't call me that. You have Uri. Why didn't you tell me? Prove it. We'll trade you. Uri for this, lovely portrait of you. Is that supposed to be me? Ecco qua. I think we captured your essence beautifully. Huh. No deal. You want Uri? Come and get it. Era ovvio. Solo verso, ovviamente. Va bene.
Ok. Oh well. Obscur. 6.000. Caricamento addirittura. Ah, bisogna rifarsi tutto il dialogo. Va bene, ragazzi, 1 ora e 40. Lo vediamo nel prossimo episodio. Io vi ringrazio per aver seguito il video. Come al solito vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale se l'avete ancora fatto. Trovate la playlist con tutti gli episodi qui sopra e un sacco di altre playlist sul canale, perciò dateci un'occhiata. Noi ci vediamo alla prossima e bella Fandonia.